Maximus Cattivus! Sono qui per sconfiggerti! Puoi provarci e fallire. Accetto ogni sfida a giochi di carte. Sei sicuro? Perché sai, se vuoi un duello fino all'ultimo sangue, Che io... c'è? Hai paura di essere ridotto in lacrime a chiedere pietà come un verme? A parte il fatto che i vermi non possono fisicamente piangere... Senti, lasciamo stare. A cosa posso sfidarti? Io sono il più grande giocatore di tutti i giochi di carte mai esistiti. Da Yu-Gi-Oh! A Briscola. Avanti, lurido mortale. Fai la tua ultima scelta, che segnerà la fine della tua insulsa vita. Ok, ti va una partita a Battle Speed Saga? Fatto che? Battle Speed Saga? Non dirmi che il più grande giocatore di tutti i giochi carte mai esistiti non ne ha mai sentito parlare. Oh, santo Arceus, non lo conosci neanche tu. Come sarebbe a dire neanche io? Vuoi la versione breve o la versione lunga? Preferirei un video su YouTube che mi parli dell'argomento. Ok, guarda qua. Salve a tutti, io sono Aurora Sidio, lo youtuber che ha tanti iscritti al canale quanti giocatori di Battle Spirit Saga in tutto il mondo. Sarò sincero, sono più di quelli che mi aspettavo. Aspetta, intende più iscritti di quel che si aspettava o più giocatori di Battle Spirits? Sì, i giochi di carte collezionabili, altrimenti noti come questa carta costa quanto, sono sempre stati una mia passione. Da Yu-Gi-Oh! A Pokémon ho sempre avuto un debole per questi pezzi di cartoncino collezionabili. E sebbene le mie preferenze siano cambiate negli anni, al momento ne ho solo uno che gioco in modo attivo e costante. Porca di quella puttana, oh, cazzo l'ho messo! Eccolo qui, letteralmente davanti a me. Che gioco in modo attivo e costante. Battle Spirit Saga. Questo gioco di carte funziona in modo molto semplice. Ogni giocatore ha delle risorse chiamate nuclei, che servono a giocare le carte. Non solo, i nuclei compongono anche la vita dei giocatori, di base 5 per giocatore, e l'obiettivo del gioco è o togliere i nuclei vitali al giocatore avversario o fargli esaurire il mazzo. Ma il bello di Battle Spirit Saga è che ogni volta che si perde un nucleo della vita, esso può essere utilizzato per giocare altre carte, il che ti lascia dover decidere in base alla situazione di gioco se lasciare l'avversario colpirti per ottenere fin da subito più nuclei, portandoti a un alto rischio di essere spazzato via, o se bloccare il colpo e non rischiare. E potrei parlare per tutto il video delle meccaniche che rendono questo gioco così tanto interessante, ma non siamo qui per questo. Dopotutto, questo video non è una guida al gioco, bensì una risposta ad una semplice domanda. Che cosa è Battle Spirit Saga? E perché non ne ho mai sentito parlare? Finalmente. Non sopporto gli youtuber che fanno un video su un argomento e poi non lo spiegano per metà del tempo. Ma prima di rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di parlare della storia del gioco di carte. Maledetto bastardo. Battle Spirit Saga, che ci crediate o meno, non è un gioco nuovo che è uscito dal nulla, bensì è una specie di remake della versione precedente, Battle Spirits, un gioco di carte collezionabili uscito nel 2008 in Giappone, per poi uscire nel resto del mondo nel 2009. Il gioco di carte, inoltre, aveva un elemento a suo vantaggio.
un anime il cui scopo era pubblicizzare il gioco di carte, ovvero Battle Spirits Dan il Guerriero Rosso, seguito dal diretto sequel Battle Spirits Brave. Piccola nota di passaggio, vi consiglio assolutamente di recuperarvi queste 2 stagioni dell'anime. Io le ho adorate alla follia. I personaggi sono scritti benissimo. Purtroppo né l'anime né il gioco di carte hanno avuto molto successo. E purtroppo è per una ragione tanto semplice quanto banale. La Bandai, che crea e distribuisce il gioco di carte, non era brava a fare pubblicità a Battle Spirits al di fuori del Giappone. E purtroppo, dopo soli 5 set, il supporto per il gioco di carte globalmente terminò, lasciando ai giocatori un fugace ricordo del gioco. Ma che ci crediate o meno, il gioco non morì quando il supporto globale terminò. Dopotutto, non ho detto che Bandai produceva il gioco, ho detto che lo produce. E no, non intendevo che con Battle Spirit Saga hanno ripreso. Intendo dire che la versione base non è mai finita in Giappone. Di fatto, le meccaniche nuove, che non erano presenti nel gioco Battle Spirits del 2008, come il Soul Core o le carte Burst, sono presenti nei Battle Spirits in Giappone. Al momento della registrazione del video, in Giappone sta per uscire il 69esimo box di carte del gioco. Nice. Non solo. Sebbene il franchise non abbia sfornato 300.000 videogiochi come Yu-Gi-Oh!, ce ne sono un totale di 4 disponibili in Giappone, partendo da un gioco per DS che insegna le basi del gioco e include i primi set del gioco di carte, e il più recente un gioco per Switch uscito nel 2022. Quindi fatemi capire bene. Bandai stava vedendo che la gente non sapeva dell'esistenza del gioco, ed invece di rilasciare e pubblicizzare il gioco per DS in modo da dare un modo economico per recuperarselo e renderlo un po' più popolare, hanno deciso direttamente di non rilasciarlo più nel resto del mondo? Non può essere serio. Purtroppo lo è. E sebbene questa potesse essere la fine di Battle Spirits per noi poveri stronzi intorno al mondo, alla fine quelli di Bandai hanno deciso di dare un secondo tentativo al gioco. E nel 2023 è di fatto uscito a noi Battle Spirits Saga, che possiamo definire una specie di remake del gioco, più un secondo tentativo, che mira a recuperare interi anni di Battle Spirits per noi al di fuori del Giappone. Nel mondo di Battle Spirits un giorno arriva una pioggia di meteore. Esse sono nuclei speciali che sterminano gli spirits più deboli, potenziando invece un paio al prossimo livello. E di fatto, nel gioco base, questo si è tradotto con il Soul Core, che ho menzionato prima. Un nucleo speciale che, se equipaggiato a determinati spirit, essi lo possono usare per effetti altrimenti a loro inaccessibili. Purtroppo non ho mai conosciuto il gioco originale quando ero bambino, ma sono contento che la Bandai abbia deciso di darci un'altra possibilità, imparando dai loro errori e non ripetendo gli stessi sbagli. Per dare credito a Bandai, dove posso dare credito a loro, non è che non ci abbiano provato. Sul canale ufficiale di carte della Bandai ci sono diversi video su Battle Spirit Saga, da messaggi da parte degli sviluppatori ai fan, ai trailer dei nuovi set. Peccato che questi video siano sommersi da altri video di tutti i giochi di carte della Bandai, e quindi questi video si perdono facilmente. E mi avete sentito bene, Bandai non ha solo Battle Spirit Saga,
ma ha anche altri giochi di carte a sua disposizione. Il che è un problema, dato che in questo modo ogni gioco di carte in loro possesso si fa competizione fra loro. Questo argomento è spiegato in modo eccellente da GamerFox24601, che non si limita ai giochi di carte, ma spiega in generale i vari problemi dell'azienda. E la cosa che trovo più assolutamente esilarante è che quando tratta dei vari giochi di carte che la Bandai gestisce, non menziona Battle Spirit Saga. Questo gioco è talmente poco conosciuto che perfino qualcuno che ha dedicato un intero video sull'azienda non ne conosce l'esistenza. Oh, non credete che la situazione possa peggiorare? Volete sapere come ho scoperto del prossimo set di espansione di Battle Spirit Saga? Sul gruppo WhatsApp di Battle Spirit Saga in cui sono per partecipare a tornei, ho visto che avevano annunciato un nuovo set per dicembre. E mentre stavo programmando di risparmiare soldi per prendermi la scatola completa, vedo che il negozio di carte che frequentiamo, uno dei pochi che vende carte di Battle Spirit Saga a proposito, il gioco di carte di One Piece e Digimon sono dappertutto, ma per trovare un negozio di Battle Spirit Saga devi sudare 7 camicie, porca di quella, ha annunciato un torneo di pre-release per agosto. Però, per avere un pre-release di un set, hai bisogno di un set con il quale fare il pre-release. E di fatto, un paio di settimane fa, hanno annunciato un nuovo set per agosto. Settimane dopo l'annuncio del set di dicembre. Perfino il video trailer per questo set non l'avevo visto fino a che non sono andato a cercarlo. E se pensate che questo sia un problema, dato che se i tuoi giocatori non vengono a sapere di un nuovo set di carte, poi non lo comprano, allora lasciate che vi chieda una singola cosa. Come credete che sia venuto a sapere dell'esistenza di questo gioco di carte in primo luogo? Per puro caso. Nel 2023 io e dei miei amici stavamo andando per una fiera cosplay a passare il tempo e passare per i vari stand giusto per il gusto di vedere le varie action figures che non posso permettermi, quando uno dei miei amici ha notato uno Strasher deck di Battle Spirit Saga, specificatamente quello di colore rosso. Riconoscendo il franchise, dato che lui è cresciuto sia col gioco di carte che con l'anime, ma appena ha chiesto informazioni al riguardo, in quel momento è venuto a sapere dell'esistenza del gioco. Mi avete sentito bene? Il mio amico, che era un fan del gioco di carte originale, è venuto a sapere del nuovo tentativo di rilascio di quel gioco esclusivamente perché vi si è imbattuto in una fiera di cosplay per puro caso. Ed è solo perché lui mi ha introdotto al gioco di carte che di conseguenza io sono venuto a conoscerlo. Oh, e sono certo che vi chiederete perché per tutto questo tempo ho solo mostrato carte in inglese se il video è principalmente in italiano. Avrei dovuto usare le carte italiane, no? E avete ragione. Io avrei usato le carte italiane per comodità. Peccato che non esistano carte di Battle Spirit Saga in italiano. Come, scusa? Battle Spirit Saga non ha una traduzione in italiano ufficiale.
ma è ufficialmente venduto in Italia tramite un paio di negozi. E ci sono anche tornei del gioco organizzati in Italia dalla stessa Bandai, ma da noi il gioco è arrivato in inglese senza alcuna traduzione e senza alcun annuncio o pubblicità su YouTube o televisione. Il fatto che ci siano giocatori in Italia, in primo luogo, non è nulla che sia al di fuori di un miracolo. Wow. E scommetto che se uno vuole imparare a giocare, non ha nessun mezzo economico per farlo, senza dover almeno pagare uno Strasher Deck e pregare che non siano soldi sprecati. Ma che ci crediate o meno, esiste un simulatore ufficiale di Battle Spirit Saga. Davvero? Circa. Figli di Ehi là, ragazzo! Vuoi imparare a giocare a Battle Spirit Saga, ma prima di spendere soldi vuoi capire se il gioco ti può interessare o meno? Nessun problema! Devi solo andare sul sito di Board Games Arena, dove registrandovi potete non solo giocare a Battle Spirit Saga, ma a tantissimi altri giochi da tavolo ufficiali. Avrete a disposizione ogni singolo Strasher Deck di ogni colore e potrete anche sperimentare costruendovi i vostri mazzi personali usando solo le carte degli Strasher Deck per sperimentare. Eccetto per il fatto che non solo dovrete a malapena imparare a giocare a Battle Spirit Saga in questo simulatore, ma dovrete anche imparare come questo simulatore funziona, dato che è tutto abbastanza meccanico ed impreciso. Oh, e il modo di farvi il vostro deck personalizzato è decisamente poco intuitivo, dato che per farlo dovrete accedere alla modalità solista e poi capire da là come fare. E dato che il simulatore è esclusivamente online, potete giocare solo contro altri giocatori, e se nessuno decide di giocarci, non potete neanche provare il gioco in primo luogo. Che bello utilizzare il simulatore di Battle Spirit Saga Online! Ok, ma seriamente, che idea del cazzo? Chiunque abbia i diritti di questo gioco non sa cosa sta facendo. Ma Battle Spirits Saga non è un tuo gioco di carte? Nah, non credo. Ma che ne dici di imparare a giocare a gioco di carte ufficiale di One Piece? Se non ti ispira, prova quello di Dragon Ball. Union Arena? Purtroppo Bandai non sembra aver imparato dai suoi errori con la versione precedente del gioco. Di fatto ha rifatto molti degli sbagli che hanno portato il gioco a venire ignorato e dimenticato. Ma questa volta, per fortuna, siamo in un'era regnata dall'internet. E di fatto, al momento, il gioco sembra andare abbastanza bene dal continuare di set in set senza alcun cenno di fermarsi tanto presto. Spero che questo video vi abbia stuzzicato abbastanza da ispirarvi nel recuperare il gioco per voi stessi. Anche perché questo gioco di carte è, a mio avviso, tra i più interessanti nel mercato e merita di essere provato. Per oggi è tutto. Alla prossima! Ok, credo di aver capito le regole base. Bene, ora sono pronto al nostro duello. Ottimo! Io userò lo Strasher Deck verde! Ed io lo Strasher Deck di Evangelion. No, aspetta,